Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi parleremo di un gioco che non è né un boomer shooter né un gioco di guida arcade vecchio stile, non è neanche un fast paced shooter, ma è praticamente un roguelite RPG shoot 'em up. Quello che l'ideatore del primo gioco di questo genere ha chiamato Survivaton o Survivaton o qualcosa del genere. Vi ricordo che vi lascio in descrizione il mio link referral Amazon, che se acquistate qualcosa attraverso questo link, a me Amazon riconosce qualcosa perché è come se vi consigliassi Amazon e a voi non aggiunge nulla al prezzo. È un metodo gratuito per aiutare il canale a comprare altre cose, a fare cose diverse, eccetera, eccetera. Grazie. Oggi parleremo di un titolo che abbiamo visto un po' di tempo fa, che avevamo visto la demo, ossia Ground Zero Hero, che praticamente è un gioco, per capirci bene, è alla Vampire Survivors ma con i mutanti. Gli umani sono anche mutanti, di giorno ci sono certi mostri e di notte ce ne sono altri. Il gioco è diviso in 5 livelli e alla fine di quasi tutti i livelli c'è il boss da affrontare, che è sempre lo stesso, cambia il moveset e lo rende un po' più difficile da affrontare, ma sostanzialmente il boss di fine livello è abbastanza semplice da affrontare. Ogni livello ha i suoi mostri predefiniti, sia di giorno che di notte. Avete un orologio in centro in alto che vi dice quando scade il giorno e quando inizia la notte e quando scade la notte. Io all'inizio, durante la notte, perché i nemici sono più tosti, mi andavo a rifugiare nei bunker che ci segnala. Però ho presto capito che andando più avanti nei livelli conviene anche rimanere un po' fuori dal bunker per farmare un po' di radiazioni per salire di livello e aggiungere nuove armi o nuove passive. In pratica, quando raggiungiamo il livello di radiazione, ossia saliamo di livello per quella partita, ci vengono date tre possibilità che possono essere delle abilità passive, come per esempio più forza, più velocità o più velocità d'attacco, roba così, oppure delle armi. Le armi possono attaccare sia in avanti che in indietro, cioè ci sono le spine che sparano indietro e le palle di fuoco che sparano in avanti, per esempio. Poi ci sono gli avvoltoi che ci girano tutto attorno. E poi ci sono armi come per esempio Gary, che praticamente è un tiracanestro delle bombe che spara un po' come gli pare. Si possono anche cavalcare gli animali come le mucche, i dinosauri, oppure anche dei pod nelle sezioni spaziali, ma questi servono principalmente per usare da carica verso i fiotti dei nemici o i boss, e anche questi hanno una vita predefinita. Una volta che fanno troppi incidenti, sbattono troppo, insomma vengono colpiti, esplodono e rimaniamo di nuovo a piedi. Ci sono le cassaforti a giro per il livello che per aprirle dobbiamo rimanere entro un certo raggio d'azione della cassaforte e una volta che si apre ci dà delle monete che poi sono i tappi, tanto per citare Fallout. Questi tappi ci servono per potenziare vita, potenziare velocità, che sono i benefici permanenti che rimangono anche quando iniziamo una nuova partita. Man mano che avanziamo con l'esperienza dell'evoluzione ci vengono dati nuovi power up, nuovi potenziamenti, ossia nuove armi, nuovi potenziamenti da scegliere in quei tre che ci dà quando alziamo le radiazioni in partita. Poi quando arriva la notte i nemici cambiano, ci sono i nemici diurni e i nemici notturni. Come abbiamo detto, per ogni livello sono sia i diurni che i notturni sono nemici di quel livello lì. Per esempio i notturni anche ci sono, in alcuni livelli potete trovare gli scheletri, in altri potete trovare le mummie, in altri i diavoli, eccetera eccetera. Perché mutanti? Perché evoluzioni? Beh, una cosa che non vi ho detto, questo è un futuro post-apocalittico da missili nucleari, quindi è tutto nuclearizzato. La vita si ricarica con polli e pizze, ma sono rari da trovare. In molti livelli, in 3 livelli mi sembra, è più facile trovare i funghi psichedelici che oltre che sballarci un po' ci permettono di ricaricare la vita.
Una volta completato un livello, per quel livello si sblocca la modalità infinita, comoda per farmare monete. Ma come si finisce un livello? Uccidendo 10.000 nemici e alla fine il boss. Un gioco bellino, mi è piaciuto, dura circa 6-8 ore e io mi ci sono divertito perché comunque sono un fan del genere. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!